Ciao a tutti e bentornati nel canale Assistenza Informatica Online. Oggi Gianluca parlerà di linea ADSL, cos'è la velocità in download e in upload, cos'è il ping e come effettuare un test della vostra linea ADSL. Siete sicuri che la vostra linea va veramente bene? Presto lo scoprirete. Diamo la parola a Gianluca. A dopo. Perfetto, grazie Mark sempre. Allora, come ha spiegato Mark, oggi andremo a vedere se la vostra linea DSL effettivamente va bene, quindi ha quella velocità che vi permette insomma di navigare in maniera tranquilla e di fare upload e download in maniera veramente almeno quantomeno sufficiente. Quindi se andiamo oltre il sufficiente è sempre meglio per voi, però almeno sufficiente, perché se la linea DSL dal test che ora andremo a fare risulterà insufficiente, allora là si hanno dei problemi per quanto riguarda l'upload, il caricare file, il prendere file, insomma si avranno tutta una serie di problematiche. Intanto, come ha detto Mark, andiamo proprio a capire cosa è la velocità in download, cos'è la velocità in upload e cosa è soprattutto il ping. Quando noi andiamo a effettuare un test della linea nostra ADSL spunteranno queste classiche tre vocine, quindi velocità in download, velocità in upload e anche il ping. Ovviamente sono tre valori molto importanti per sapere se la nostra linea DSL effettivamente va veloce, va bene oppure ha qualche difetto. Allora, intanto vediamo la differenza fra velocità in download e in upload. Che significa? Intanto la velocità in download non indica nient'altro che il tempo impiegato per trasferire dati da un server al nostro dispositivo, quindi che sia o tablet, smartphone, PC, all-in-one, PC desktop, insomma tutto quello che noi andiamo ad utilizzare come dispositivo finale. Praticamente, quindi quando viene scaricato un file da internet, quando facciamo noi il download di qualche programma, quello che sia, non è altro che la velocità, quindi più alta è la velocità dal test che risulterà in download e più elevata è la velocità di scaricare quel file, quindi meno tempo andremo a utilizzare per fare il download di quel file. Al contrario invece cos'è la velocità in upload? È soltanto la voce contraria, quindi è dall'inglese insomma significa caricare, quindi non è altro che la misurazione di quanto tempo ci vuole, quanto tempo insomma impiega il trasferimento dati dal dispositivo invece nostro alla rete. Quindi facciamo caso, è come se io dovessi andare a caricare un video per esempio finale su YouTube, prende l'effetto contrario, quindi quanto tempo io impiego per caricare invece nella rete il file anziché andarla a prendere dalla rete, quindi è l'effetto completamente praticamente contrario. Quindi più la velocità dell'upload è alta e più posso caricare file veramente pesanti in maniera molto breve. Quindi anche per esempio quando andiamo a fare i classici allegati nelle email, quindi praticamente se noi alleghiamo un file all'email in quel caso dobbiamo andare a tenere conto della velocità in upload, perché stiamo caricando dal nostro smartphone alla rete, quindi in quel caso tutto quello che riguarda il caricamento su rete internet viene definito upload. Quindi abbiamo capito che comunque download e upload devono essere velocità comunque alte. E ovviamente per forza di cose la velocità in download sarà sempre nei test molto più elevata rispetto a quella dell'upload, perché comunque è molto più importante, perché si farà sempre molto di più download che upload. Come invece altra cosa abbiamo visto invece che come altra vocina che può spuntare, anzi spunta il ping. Allora vediamo bene che cos'è il ping, ancora molte persone non conoscono e vedono dei dati di ping ed è proprio lì che si può andare a vedere se una linea effettivamente avrà problemi o no, oltre alla velocità in download e in upload. Il ping che non è altro che l'acronimo di Packet Internet Grouper, quindi praticamente non è altro che il tempo impiegato dal pacchetto dati per arrivare a destinazione, quindi in cui viene inviato, al momento in cui viene inviato. Quindi sono tanti pacchetti che si inviano e si ricevono, quindi in quel caso il valore non lo dobbiamo andare a vedere sotto forma sempre di numeri. In questo caso l'unità di misura del ping sono i millisecondi, quindi l'unità di misura invece dell'upload e della velocità in download si impiega invece in megabyte per secondo. In questo caso il ping, dato che abbiamo detto che è in millisecondi, più la velocità si avvicina allo zero, questa volta sembra strano ma è al contrario, quindi più la velocità va verso lo zero dei millisecondi, migliore sarà praticamente lo scambio di pacchetti, avverrà in maniera veramente veloce.
Più invece il valore è alto, quindi si allontana dal valore dello 0, più lenta la risposta sarà completamente negativa e insufficiente rispetto alla ricezione dei pacchetti dati. Quindi più si allontana dallo 0, questo poi lo vedremo facendo proprio materialmente il test, più si allontana dallo 0, peggio sarà la vostra linea ADSL. Più si avvicina allo 0 per quanto riguarda il ping, meglio sarà la vostra linea ADSL. Quindi dato che ora insomma abbiamo capito bene cos'è la velocità in upload, in download e il ping, ora vi dirò dove andare a effettuare praticamente il test della vostra linea ADSL. Perfetto, ora che abbiamo capito i concetti, o almeno spero di avervi fatto capire in maniera semplice i concetti, vi dico dove andare a effettuare questo test ADSL della vostra linea. Quindi in questo caso dobbiamo sempre rivolgerci ad una pagina di internet, in questo caso io aprirò sempre il mio Edge, andiamo a rifiutare sempre i cookie e sopra nella barra della navigazione dobbiamo andare a scrivere nella barra di ricerca il sito UCLA, scritto OCLA, invio, rifiutiamo di nuovo i cookie se vi spuntano, e il nostro sito dove andare a effettuare la velocità della DSL, il test della DSL, è Speed Test by UCLA. Quindi andiamo a dare un clic all'interno con il mouse e si aprirà questa bella finestrella. Andiamo a chiudere un pochettino di finestre. Perfetto, allora in questo caso rileverà lui la mia rete internet, in questo caso rileverà la vostra rete internet e lui si attaccherà appena noi cliccheremo su vai al server più vicino a quello nostro, in modo da effettuare una ottima linea, un ottimo test della linea ADSL. Quindi è semplicissimo il sito, dovete infatti solo cliccare vai. Alla fine dobbiamo invece andare a capire poi i parametri che ne verranno fuori, quindi in questo caso il sito è semplice perché basta cliccare vai, lo possono fare tutti, invece andare a capire i parametri comunque sarà sempre semplice perché ora vi dirò io come andarli a capire. Clicchiamo su vai, lui si connetterà al primo server possibile e immaginabile più vicino e andrà a fare un test della linea intanto della velocità in download, che abbiamo detto è sempre maggiore rispetto all'upload. In questo caso avete visto la velocità che è veramente elevata. Farà ora il test della velocità in upload che è veramente elevata, anche questa. Attendiamo il termine per poi passare invece al ping. Perfetto, chiudiamo sempre le pubblicità e qua abbiamo un resoconto di quello che abbiamo fatto quindi del test. Quindi in questo caso noi ci ritroviamo qua ad avere una velocità addirittura al contrario, quindi addirittura una velocità in upload molto più grande di quella del download, che potrebbe anche risultare strano. Quindi abbiamo una velocità in download che è di 147 mega, che è veramente veloce come ADSL, quindi una buona velocità. Quindi per intenderci voi potete avere problemi quando la linea scende al di sotto dei 10, 9, su per giù questo valore, quindi capite bene quanto 147 può risultare veramente veloce come ADSL. Vi posso dire che ci sono altri tipi di ADSL che vanno veramente veloci e superano i 700-800 addirittura, quindi vanno veramente veloci, però è una velocità che effettivamente poi, se vi serve a voi solo per navigare, nemmeno ve ne rendete conto fra una differenza fra per esempio 147 e un 800, un 900. Se invece andiamo a caricare file sulla rete, in quel caso è una velocità che si sente molto. Quindi in questo caso in upload la velocità è veramente alta perché abbiamo un 355 di megabyte per secondo. Quindi praticamente se io vado a caricare un video nella rete, veramente lo carica in maniera veloce. Posso caricare benissimo anche video di giga, quindi video veramente pesanti. Per quanto riguarda invece il nostro ping, abbiamo un ping in millisecondi di 29, quindi può rientrare benissimamente un ping, oserei dire, magari non può essere proprio ottimo al 100%, però al 90% può andare bene questo ping perché comunque non è, diciamo, tanto alto. Certo poteva essere un valore che si poteva avvicinare intorno ai 10, agli 8, che sarebbe stato veramente perfetto, però in questo momento nel server su cui si è collegato a fare questo test ha dato un ping di 29. Non è male, però poteva andare molto meglio su questa rete ADSL. Quindi comunque non è un ping che darà problemi perché i pacchetti avremo comunque sempre il pacchetto veloce da andare a prendere, quindi lo scambio di pacchetti avverrà in maniera tranquilla.
se era più vicino allo 0 abbiamo detto questo valore sarebbe stato molto meglio. Quando diventa molto più lontano, si allontana dallo 0, quindi in questo caso sarebbe stato 80-90, allora abbiamo una linea DSL veramente che ha problemi. In quel caso vi consiglio sempre, se trovate quindi una velocità in download che va sotto gli 8, sotto i 7, una velocità in upload che va veramente, che vi posso dire a 5 megabyte per secondo, a 6 megabyte per secondo, quello che sia, insomma va veramente lento, o il ping è troppo lontano dallo 0, di chiamare il vostro ISP di internet, quindi il vostro fornitore di internet, che può essere, che ne so, Vodafone stessa, Ruba, Telecom, Infostrada, quello che sia, andare a chiamare e loro faranno a sua volta un test nella vostra linea DSL per vedere qual è il problema. Quindi in questo caso può andare anche a risolvere benissimamente il vostro ISP i problemi che avrà la vostra linea ADSL. Quindi in questo senso abbiamo capito bene in tanti termini e poi abbiamo capito se voi facendo questo test a casa in maniera veramente semplice, perché dovete andare solo nel sito di Uccle, cliccare su Vai e poi leggere bene questi tre parametri, quindi download, upload e ping. Avete capito bene come andare a leggere, spero che avete capito bene come andare a leggere i vostri parametri e testare tutti a casa la vostra linea DSL se funziona veramente bene. Io ho finito, ho detto tutto, passerò ora la linea al nostro Mark AI per i saluti finali. Ciao a tutti. Grazie Gianluca. Ora che abbiamo capito bene i termini, speriamo che il video sia stato utile a tutti gli utenti e gli iscritti del canale. A presto con un nuovo video, ciao!